Ora, io andrei subito secco sull'ultima cosa, perché così è quella più eclatante, no? Allora, com'è andata questa finale a Tokyo? Racconta le tue esperienze, cosa hai provato, com'è stato? Vabbè, allora è stato incredibile proprio perché in realtà questo mio viaggio con il Red Bull BC One è iniziato nel 2019 e ho vinto il mio primo Cypher Italy, quindi mi preparo per la finale mondiale a Mumbai e 3 settimane prima mi spacco il menisco in Francia a una jam a Parigi. Quindi insomma il risultato è stato un po' compromesso. Poi Covid, mi alleno come un disgraziato. 2021 rivinco il Cypher italiano, finale mondiale in Polonia. 2 mesi prima mi spacco l'altro menisco, l'altro ginocchio. Quindi anche lì un delirio. Sono arrivato nei top 16 della Last Chance Cypher e ho perso alla prima, cioè me era rimasta lì e ho detto cavolo. 2025 rivinco quello italiano. E il fatto di sapere che sarebbe stato in Giappone ha fatto tantissimo, perché io venivo da un viaggio in Giappone, ho scoperto che il prossimo Red Bull BC One sarebbe stato a Tokyo mentre ero in Giappone, quindi ho detto, cioè io devo vincere perché devo tornare qua, perché è il posto più bello che c'è. E quindi sono tornato in Italia, mi sono allenato come un disgraziato, ho vinto di nuovo il Cypher italiano e sono andato a Tokyo super contento ma anche determinato. Ho fatto un lavoro che non avevo fatto gli anni passati, proprio di lavoro sulle mie entrate, sulle mie skills, anche la mia attitudine riguardo a questo palco qua, che è gigante, quindi se tu ci vai non preparato rischi di farti un po' mettere sotto, perché c'erano 12.000 persone, una produzione gigante e quindi mi sono preparato a dire ok, tu oltre a ballare, cioè essere un b-boy professionista sei anche un performer, quindi concerti ne hai già fatti, stadi pieni di gente li hai già visti, questo non è diverso. E anzi in realtà si avvicina più a quel tipo di ambiente che a una jam di breaking dove c'è la gente che dici qua devo... non lo so, quindi sono contento, me la sono vissuta bene. A livello di performance penso che avrei potuto fare di meglio proprio come ho ballato, però se penso che è stata la mia prima volta su quel palco lì, che penso sia il palco più difficile a livello di battle 1 contro 1 al mondo, son contento comunque dell'attitudine con cui son salito, quindi ero a testa alta ed ero ok, cioè let's go, venite. Quindi è stato fighissimo. Come hai vissuto con gli altri, diciamo, b-boys e big girls diciamo, di tutto il mondo, no? Questo evento, perché sono anche momenti di socializzazione, anche di scambio, no? Sì. E quindi immagino che sia stato bello o incontrare o rincontrare magari alcuni che sono magari lontani, che non hai Certo. occasione, no? Qui è divertente, non so se creerò un dibattito particolare, perché è una cosa che ho notato ed è una dei primi feedback che ho dato anche ai miei amici stretti, no? Ho rivisto una marea di gente che non vedevo da tanto, anche se poi se giri tanto col breaking rivedi un po' sempre tutti. Ogni 2 o 3 mesi ti ritrovi a quella jam un po' più grossa dove ci sono un po' tutti. Però magari non ci sono tutti lì in quel posto lì, magari dopo 2 mesi vedi uno, invece al Red Bull, i World Final, cioè vedi tutti in un unico posto. Quindi quello è stato molto bello e ci sono stati bei momenti di confronto con b-boy che comunque non ho così tanta occasione di vedere. C'è un'area warm-up nell'hotel del Red Bull dove tu puoi andare ad allenarti a qualsiasi ora del giorno e della notte, quindi io andavo e trovavo una volta Nika, poi Menno, poi ed è sempre figo. Quindi quello lì bello. Una cosa che ho notato è che cioè, ho sentito molto il fatto di essere il nuovo arrivato. Quindi dentro i top 16
poca gente è venuta a parlarmi, io ero tranquillissimo, andava benissimo così. E quindi è stata un'esperienza, che mi ha sicuramente rafforzato per dire: "Okay, cioè io sono qua e non ho bisogno di per forza entrare nel", cioè è ovvio che sono socievole, mi fa piacere, però, il Last Chance Cypher, che è lo step prima di arrivare al World Final, tutti molto più tranquilli, ci conosciamo forse di più, eccetera. L'accesso ai top 16 era un po' chi è questo qua dall'Italia? Lo vedo ogni tanto, però non è il nome che sai che ti ritrovi. E quindi sì, capivo che ero l'underdog. E in effetti lo ero, però mi piaceva come roba, perché ho detto va benissimo. Cioè, Quando c'è una competizione bisogna non solo prepararsi fisicamente, ma anche molto mentalmente. Tu come fai questa parte di preparazione mentale? per me la preparazione mentale è fondamentale, e parte proprio una volta che hai capito qual è l'obiettivo, è rispondersi sinceramente se lo vuoi davvero oppure no. E questo già cambia tutto, perché può essere benissimo e va bene trovarsi un battle dove dici io lì voglio sperimentare, fare bene, divertirmi, che non è questo battle lo voglio sfondare. Però va bene, quindi in primis e io capisco con che intenzione voglio andare a un determinato battle. Nel caso del Red Bull, per quello italiano, le volte che non ci sono andato convintissimo, non l'ho mai vinto. Tutte le volte che ho detto io vado lì e lo voglio vincere, l'ho vinto. Il Red Bull e altre magari competizioni ad alto livello sono diciamo un po' una cosa forse separata rispetto alle radici del breaking, no? Del fatto che stai in strada, vai sul linoleum con gli amici. Tu come hai vissuto entrambi? Perché tu ovviamente arrivi da lì, no? Quindi come vivi entrambi? Perché penso che sempre ti capiterà di fare entrambe le cose. Certo. Sono veramente così diverse, una è all'opposto dell'altra, possono convivere insieme? No, possono assolutamente convivere, però è importante capirne le differenze. In primis per te, perché ti aiuta a gestirti meglio nelle situazioni. E uno anche per avere chiaro un po' insomma, la bigger picture. Cioè, secondo me è importante sapere che ci sono delle differenze. Io ho avuto la fortuna, prima di tutto, di essere super appassionato di breaking. Quindi, e di conseguenza poi della cultura hip hop, quindi tutto quello che gli riguardava per me era di interesse vitale, dall'aspetto più grezzo all'aspetto meno grezzo, però ne ero innamorato, cioè mi sono allenato ovunque, qualsiasi ora, perché mi piaceva quel tipo di vibe lì. Ho avuto anche la fortuna di ballare con i Bandits come una delle prime crew di breaking, che è una crew di professionisti, e quindi non ho avuto il tempo di entrare in quella cosa del no, però tu sei commerciale, cioè a me piaceva ballare, lo facevo in modo istintivo, grezzo. Poi ho conosciuto i Bandits che mi hanno fatto vedere subito il lato professionale e per me era una cosa normale. Da lì in poi ho iniziato ad avere delle discussioni tipo ma tu sei commerciale, tu dici boh ma io ballo ovunque, sempre, non so perché c'è questa etichetta qua. Quindi sono molto contento che mi sono affacciato subito anche sul lato performativo, professionale, perché ho capito subito queste cose possono convivere tranquillamente. Lì, ad esempio, al Red Bull mi ha aiutato tanto la mia radice di breaking un po' più grezzo, perché io magari mi rendevo conto che a livello di performance c'erano dei grandi performer e quindi non dico che mi sono intimidito, però mi rendevo conto di dire questi sono potenti, cioè atleti e artisti, performer pesanti, però dico ok, però se ci becchiamo in un parcheggio e iniziamo a fare entrate vi mando a casa tutti. E quindi questa roba era ok, cioè sai che non sei il più forte di top 16, però sai che il tuo percorso parte da il basso 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 e ti sei costruito tutto in più ambiti, quindi cioè vacci pure insomma a testa alta. Quindi per me ad esempio il percepire che ok io sono in un ambito performativo ma vengo da quella,
cioè quel tipo di breaking lì un po' più grezzo. Allo stesso tempo hai fatto esperienze commerciali, quindi questo palco non è nuovo, però hai l'attitudine non di uno da strada, però che il breaking l'ha fatto in tutti i modi, un pochino. E mi ha aiutato tanto questo Infatti una fenomeno. cosa che uno nota quando ti vede sul palco e magari ti conosce prima anche fuori dal palco, vede che quando sei sul palco tu cambi un casino, diventi super competitivo, no? Proprio cambia anche aspetto, no? Senti molto questa cosa della battle. Sì, sì, la sento tanto. Allora, in realtà io non sono è raro che vada a un battle di breaking super contento di andare a un battle di breaking, perché poi l'ambiente che più mi regala emozioni, belle vibes, eccetera, sono le jam. Quindi dei cypher che possono essere anche cypher accesi, però secondo me quel tipo di ambientazione lì è quella veramente di scambio libero. E anche perché solitamente è accompagnato da una musica che ti lascia il tempo di vivere le tue emozioni mentre balli, che è importantissimo secondo me. Cioè essere in contatto con quello che provi mentre balli, cioè ti permette di veramente esprimerti. Mentre magari nelle competizioni c'è il lato performance, quindi c'è un'altra musica, c'è un altro ambiente, non hai il tempo di sapere come stai. E quindi ehm, sì, eh, cioè cambio tanto, mi piacciono le battle, mi piace il confronto di qualsiasi natura, quindi mi piace parlare con le persone, mi piace il confronto, quindi la battle penso che mi prenda dentro per quello, perché è un confronto, e forse proprio perché chi mi conosce nella vita privata sa che io dentro ho 70 anni, cioè non esco la sera, cioè sono proprio chill, però forse il battle è un momento in cui riesco a esprimere l'aggressività che abbiamo tutti, la voglia di affermarsi che hanno un po' tutti. Magari per fortuna sono molto soppresse come cose nella vita di tutti i giorni, nei rapporti sociali con le persone, però nel momento di battle, cioè ti voglio ammazzare. Senti, facciamo un piccolo rewind. Allora, torniamo a quando B-Boy Festo, prima di tutto, ha deciso di chiamarsi in questo modo e quindi quando eri ancora, immagino, piccolino. E poi brevemente il tuo percorso con le crew di cui fai parte e di cui hai fatto parte diciamo, perché adesso abbiamo parlato del BC One che è un po', diciamo, in questo momento il tuo apice di tutto quello che hai fatto, no? Però per arrivare lì c'è tutta una strada dietro, quindi raccontiamo da dove è iniziato Certo. questo. Allora, io ho iniziato a ballare per fortuna da piccolissimo. Avevo 7 anni, ho iniziato col latinoamericano. In realtà ho fatto tantissimi anni a Savona, dove sono cresciuto fino ai 14 anni, col latinoamericano, che è una danza diversissima dal breaking, però dove comunque c'è una componente ritmica, melodica, c'è un'attenzione per le forme incredibile. Cioè il latinoamericano è la componente estetica è gigante proprio. E quindi secondo me mi ha iniziato a dare un'attenzione al come ti muovi, al come ti presenti, eccetera. Poi ho scoperto il breaking completamente a caso nel 2009, quando è morto Michael Jackson, perché mio fratello ha detto è morto uno che ballava breakdance. Cioè. E quindi abbiamo cercato online, abbiamo visto, vabbè, che Michael Jackson non ballava breakdance. E poi abbiamo scoperto cosa fosse il breaking. Avevo visto un video storico che è il trailer di B-Boy Junior, un B-Boy francese, e da lì sono rimasto folgorato, ho iniziato a provarlo un po' a casa, però a Savona non c'era nessuno che ballasse breaking. E non sapevo se c'erano scuole in giro, nessun mio amico sapeva neanche cosa fosse. E da lì poi ho iniziato a ballare, a fare tanti stili. Avevo già capito che volevo fare il ballerino professionista, quindi poi a 15 anni mi sono trasferito a Milano da solo, con un enorme sforzo da parte dei miei genitori di fiducia e anche economico, perché all'inizio mi hanno aiutato in tutto. Quindi poi a 15 anni mi sono trasferito a Milano per fare un'accademia di danza. Intanto finivo le scuole a Savona, cioè ho fatto degli anni intensi, però grato ovviamente. E ho iniziato a ballare in realtà prima house e hip hop con Byron, che è un super insegnante, che mi ha dato nozioni di danza
e danza, che sia house, hip hop, breaking, popping, cioè ci sono secondo me delle cose che sono universali e sono super grato a lui. Perché io fino ai 17-18 anni, no, non è vero, sì. No, più o meno sì, facevo più che altro house e hip hop con lui. E poi ho iniziato a ballare breaking perché tramite un lavoro ho conosciuto i Bandits, mi hanno tirato in mezzo, mi hanno detto dai ma allenati con noi e da lì è stato un ok, penso di voler fare breaking full time e poi mi sono dedicato solo al breaking e da lì è stato un macinare ore di allenamento, ore di ricerca musicale, di artisti, di b-boy, crew, sfide vecchie importanti da sapere. E piano piano inizi a farti viaggi all'estero, la prima jam, il primo battle, va male, secondo un po' meglio, terzo, cioè piano piano, però è stato intenso. Diciamo che non ho skippato nessuno step e ce ne sono ancora tanti, quindi ho proprio fatto le robe secondo me nel modo e rispettando tutti i tempi, cioè vai fuori, ti fai conoscere piano piano, tutti i weekend in giro e poi piano piano. Beh, tu hai trovato un tuo stile che chi conosce il breaking può riconoscere che è il tuo stile, no? Quindi come si arriva al proprio stile? Qual è quello che secondo te è la strada per trovarlo? È molto, cioè, personale come discorso ed è difficilissimo. Secondo me è una delle cose in realtà poi più difficili da, mm, da trovare, ma in tante forme artistiche, secondo me, perché le tecniche le impari, però poi trovare il tuo vocabolario, il tuo linguaggio, cioè è un altro lavoro che non si fa con un quaderno, cioè è difficile imparare il proprio stile, cioè lo devi scoprire, il come è personale. Ehm, io penso che per quanto riguarda me è stato un po' naturale partendo dalle cose che ti piacevano fare, quindi non il trend o non la mossa che pensi possa far esplodere il palazzetto, ma è proprio muoviti come senti che il tuo corpo si vuole muovere e crea delle figure, delle forme che a te piacciono, non devono piacere a tutti. Da lì inizi a prendere un po' di confidenza con quello che potenzialmente potrebbe essere un po' un tuo modo di ballare. E poi inizia un processo di sincerità con te stesso, cioè io sento che questo è il mio modo e tu lo coltivi e piano piano hai delle risposte, però non, secondo me partire alla base con un ok, io voglio che questo sia il mio stile, cioè è difficile, rischia di essere un po' una forzatura o un condizionamento di quello che ti piace in quel momento. E invece se tu lo lasci naturale, quindi quello che sento lo faccio e dopo magari ci ragiono, secondo me è più facile trovare un percorso un pochino più sincero, ecco. Tu dicevi che tu hai avuto dei maestri, adesso tu sei il maestro di tanti nuovi allievi, no? Perché a tua volta adesso, come si dice, payback, ridai indietro quello che hai imparato a tanti nuovi allievi. Com'è questa anche tua parte da insegnante? È bellissimo, a me insegnare piace tantissimo quando c'è l'interesse ad ascoltare, lì per me diventa un momento senza tempo, quindi posso stare lì ore e ore e ore ed è bellissimo. E negli ultimi anni che ho iniziato a percepire, proprio a sentire questo desiderio di dare delle informazioni, ma allo stesso tempo poi ci sono tanti allievi che me le ridanno, cioè la soddisfazione me la ridanno indietro perché vedo che si allenano più di me o perché vedo che semplicemente che gli fa del bene il breaking, quindi è bello. E è molto bello. Io ho 28 anni, quindi sono ancora giovane, perché no, lo dico perché in tutti i video dicono pesto, uncle pesto, oppure quindi dico no, cioè sono giovane anche come insegnante, sono molto giovane in realtà, anche se insegno da tanto, però poi quello step di maturità sta arrivando adesso, un po' proprio il desiderio vero
di costruire qualcosa con la scena con la generazione nuova. E la cosa che io ci tengo di più a passare è un po' cioè l'amore puro e il benessere di fare questa cosa in armonia con gli altri. Proprio perché io son cresciuto tra i bandits, 1000 litigi di altre crew, siete commerciali, oppure ho visto tante realtà con un grande potenziale che si sono sfaldate o compromesse per la mancata armonia delle persone. E quindi questa è una delle cose che più ci tengo a passare al di fuori degli aspetti tecnici e un po' più specifici del breaking, è proprio cioè lo stare bene insieme sotto questo ombrello dell'hip hop, del breaking, della musica, dell'arte. Quindi questo è il messaggio che sto cercando di far passare di più, oltre diciamo agli step. Che poi è il messaggio base dell'hip hop, no? Peace, love and have fun. Sì, Che è sempre stata bisogna ricordarlo. questa cosa qua. Infatti, comunque, il breaking, specialmente in Italia, è una delle poche realtà che è ancora molto attaccata al concetto di hip hop, no? Perché il rap è andato un pochino per la sua strada. Il writing, i graffiti sono sempre stati un po' un ibrido, no? Hanno sempre avuto una componente legata all'hip hop, ma anche altri che sono totalmente scollegati dalla cosa. Quindi tu dicevi che sei sempre stato un grande fan dell'hip hop in generale, quindi tu ascolti anche rap e hai sempre seguito, diciamo, un po' Tantissimo. la cultura in generale. Quindi e quanto pensi sia importante per il breaking rimanere sempre collegato a queste origini? Per me è fondamentale. Anche qui è una cosa soggettiva perché io ho conosciuto un sacco di b-boy fortissimi con cioè un legame a mio avviso povero con tutti gli aspetti culturali e sono comunque forti. Poi per come la vivo io, cioè se ti perdi l'aspetto culturale ti mancherà sempre qualcosa, secondo me. E quindi io ci sono legatissimo. Mi ascolto, valangate di musica di qualsiasi periodo, però mi piace rimanere, attingere sempre a quello che questa cultura mi offre. In qualsiasi, cioè in tutti i tempi, anche adesso comunque c'è un sacco di artisti che mi piacciono tantissimo, anche magari emergenti, la Elea, perché emergente adesso sta già iniziando insomma, tarella da un po'. Però per me è molto importante perché è sempre una fonte di ispirazione autentica e per me l'autenticità come artista è fondamentale. Quindi se tu prendi ispirazione da una fonte autentica a livello di radici cioè secondo me già ti aiuta già tantissimo. Senti, per concludere, facciamo un pensiero su com'è la situazione in Italia del breaking, secondo te, com'è adesso e come tu auspichi che possa evolversi? Secondo me è super florida e viaggiando tanto all'estero negli ultimi anni ho proprio capito che il nostro punto forte è la community che c'è. Cioè secondo me la scena italiana è una scena super unita, calorosa, che si aiuta a vicenda e questo secondo me sarà il punto forte che ci farà fare la differenza in un futuro. Magari tecnicamente non siamo ancora, ma non è neanche vero perché stiamo iniziando ad arrivare anche su quel piano lì rispetto ad altre nazioni, ma io una cosa che ho notato che noi abbiamo come paese e che non vedo così tanto all'estero è proprio questo senso di community e su cui spero le nuove generazioni investano e ci diano importanza perché è veramente importante.